inizieremo subito ad andare a fare il cappellino della strega, così molto veloce e lo facciamo subito. Quindi io lo andrò a fare tutto con l'arancione, ok? Allora iniziamo facendo un cerchio magico e dentro il cerchio magico andiamo a lavorare 4 maglie basse. 1, 2, 3 e 4. Possiamo anche stringere il cerchio magico. Ok, per il secondo giro andiamo a fare 4 maglie basse, quindi una maglia bassa per ogni maglia che abbiamo fatto. Quindi la prima è questa, quindi 1 e 4. Ok, si arriccerà un po' all'insù, noi cerchiamo di metterlo all'ingiù. Ok, basta anche solo con l'uncinetto spingerlo, vedete, un po' all'ingiù, in modo che, ok, vedete, resta un po' più curvato. Adesso nel terzo giro andiamo a fare un aumento per ogni maglia sottostante, quindi da 4 dobbiamo ritrovarcene 8, quindi una e mettiamo il marker, che è la prima, quindi sempre qua andiamo a fare la seconda. Ok, adesso che ci andiamo ad allargare diventerà più semplice. Quindi nel quarto giro andiamo a fare 8 maglie basse. Quindi andiamo nella prima e mettiamo il marker. Si arriccia tutto, quindi cerchiamo sempre, ok, vedete, di metterlo bene, cercare così riusciamo a vedere anche meglio i punti, dove sono i punti per andare a lavorare. Quindi nel quinto giro andiamo a fare una maglia bassa nella prima, quindi qua una maglia bassa, mettiamo sempre il marker e un aumento. Quindi una maglia bassa e un aumento per tutto il quinto giro. Alla fine del quinto giro ci dobbiamo ritrovare con 12 maglie basse. Nel sesto giro andiamo a fare 12 maglie basse. Quindi una. Nel settimo giro andiamo a fare 2 maglie basse, quindi questa è la prima e mettiamo sempre il marker, quindi 1, 2 e l'aumento, quindi 2 maglie basse e l'aumento per tutto il settimo giro e ci dobbiamo ritrovare con 16 maglie basse. Ok, adesso nell'ottavo giro andiamo a fare 16 maglie basse, quindi ok, adesso nel nono giro andiamo a fare 3 maglie basse e un aumento, quindi vedete stiamo sempre andando ad aumentare, un giro di aumento e un giro delle stesse maglie che abbiamo fatto con gli aumenti, quindi arriviamo sempre così a fare appunto un giro di aumenti e un giro solo delle maglie che ci sono sottostanti fino ad arrivare alla circonferenza della testolina del fantasmino. Ok, quindi adesso facciamo 3 maglie basse e un aumento che arriviamo ad avere 20 maglie basse, quindi 1, 2, 3 e l'aumento.
il 10° giro facciamo 20 maglie basse. Adesso nell'11° giro andiamo a fare 4 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4 e in aumento. Quindi 4 maglie basse l'aumento per tutto l'11° giro e dobbiamo ritrovarci con 24 maglie basse. Nel 12° giro andiamo a fare 24 maglie basse. Nel 13° giro andiamo a fare 5 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e l'aumento. Quindi 5 maglie basse e l'aumento per tutto il giro. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 28 maglie basse. Adesso per 2 giri, quindi il 14 e il 15° giro, andiamo a fare 28 maglie basse, quindi per 2 giri. Sono arrivata alla fine del mio secondo giro di 28 maglie basse. L'ultima maglia che dobbiamo andare a lavorare, agganciamo solo il filo ma non la chiudiamo con l'arancione, cambiamo il colore. Quindi in questo caso io vado a prendere il nero, ok, e la chiudo col nero, stringo tutto. Adesso per altri 2 giri lavoreremo 28 maglie basse e ci porteremo il filo arancione, quindi non lo stacchiamo, lo lasciamo qui, ci portiamo solo dietro la codina del nero per nasconderla, ok, perché tanto poi ritorneremo di nuovo qui a lavorare, quindi il filo arancione è inutile che ce lo portiamo dietro a fargli fare un giro a vuoto, ok, anzi 2 giri a vuoto. Ce lo lasciamo qua e poi dopo lo andremo a riprendere. Quindi adesso con il nero facciamo altri 2 giri di 28 maglie basse, quindi sarebbero il giro 16 17. Sono arrivata alla fine del mio secondo giro del colore nero. Anche qua l'ultima maglia che dobbiamo andare a fare, non la chiudiamo, prendiamo solo il filo, agganciamo, non la chiudiamo col nero ma andiamo a chiuderla con il colore praticamente che abbiamo fatto del cappellino, io in questo caso l'arancione. Quindi il nero si può staccare, che non ci serve più, e adesso con l'arancione andiamo a fare per ogni maglia sottostante un aumento. Quindi questa è la prima, portiamoci dietro la codina del nero così la lavoriamo, ok, ok, quindi per ogni maglia sottostante un aumento, quindi da 28 maglie che avevamo fatto, ok, che il giro era da 28, ci dobbiamo ritrovare con 56 maglie basse, quindi un aumento per ogni maglia sottostante. Finito il mio giro d'aumenti, che era il giro numero 18, adesso per il numero 19, che è l'ultimo giro, andiamo a fare praticamente 56 maglie basse, quindi una maglia bassa per ogni maglia sottostante. E quindi abbiamo finito poi il nostro cappellino. Allora, come detto nello scorso video, appunto vi facevo vedere, una volta che il cappellino era finito, appunto come poterlo mettere, ok, sul fantasmino. Quindi molto molto semplice, anzi qua andiamo a metterci, ok, la nostra colla, andiamo a mettere qua tra il cambio del colore tra un giro e l'altro, ok, vedete, facciamo proprio tutto il giro
un giro con la colla. Ok, perché tanto la parte dove si va a incollare poi è quella. Qua dove c'è praticamente che era la chiusura, lo andiamo a mettere dalla parte dietro del fantasmino e quindi andiamo semplicemente a posizionarlo. Ok, una volta che abbiamo trovato appunto la posizione giusta che ci piace, okay, andiamo a fare un po' di pressione per incollarlo e lasciamo poi asciugare. Okay. La piega qui della punta la fate voi semplicemente con le mani, quindi io la faccio vedete con la mano, la piego perché non mi piace proprio tutta dritta, quindi la voglio un pochino piegata, okay, quindi gliela piego così. Okay. E quindi i fantasmini, eccoli qua, sono finiti. Adesso poi andrò a fare anche il cappellino di questa, di questo, perché appunto mi piace di più con, il cappellino. Quindi vi li faccio vedere, appunto. Eccoli qua. Volendo, li potete anche usare come, decorazioni da appendere, perché io qua adesso non vi ho fatto vedere niente per appenderlo. Potete, mettere no, questo no, perché appunto è senza il cappellino, però qui dal cappellino, magari da qua dietro, farci infilare un filo e farlo da cappietto, in modo che lo potete appendere. Okay, o comunque se lo volete così, qua sopra potete anche mettere il portachiavi e farlo quindi da portachiavi, cioè senza mettere il cappello, perché se no magari diventerebbe troppo grande, un po' come portachiavi. Ci mettete solo il gancetto, appunto l'anellino con il portachiavi e può diventare benissimo appunto un simpatico portachiavi. Quindi io vi ricordo che se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video e lasciate anche un pollice in su. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!